dovete godere qua dovete proprio impazzire. È come una volta proprio, come mamma, capito? Che ti metteva là la pasta dentro l'insalatiera e te la girava davanti a te. Ma mi sto sentendo male solo io oppure voi? Lo sentite, sta arrivando l'estate. Di oggi faccio qualcosa di fresco, di non impegnativo, di sbrigativo e di quella roba buona che c'è a noi, che con due spicci ce la famo sempre. Ingredienti: cacio ricotta di capra, basilico fresco, aglio, pomodorini sott'olio, linguine e poi abbiamo la mandorla. Le tostiamo, ecco, le tostiamo un po'. Prendiamo il basilico, ma prima lo laviamo. L'asciughiamo subito. Intanto lo sfogliamo, ok? Senza che asciughiamo tutto quanto. Quindi prendiamo le foglie delicatamente, così. Le mandorle sono tostate, a posto, le togliamo. Perché non si butta il gambo? Perché questa sarà la nostra arma segreta. Sì. Allora, tagliamo qui il gambetto. Gli diamo una stropicciata così. Mettiamo olio, massericaggio, olive nocellara. Abbiamo acceso il fuoco. Partendo da freddo, l'olio, i gambi di basilico. Prendiamo l'aglio e lo mettiamo qua dentro. Abbassiamo il fuoco, piano piano ce lo dobbiamo coccolare, non deve friggere sto basilico. Questa qua, queste bollicine che sentite che si lamenta un po', è l'umidità che abbiamo messo attraverso il basilico perché era lavato, ok? Asciugatelo proprio bene, delicatamente. Poi metto il basilico qua dentro. Questo non è un frullatore a immersione, questo qua è diciamo cutter, capito, da cucina. Un pizzico di sale. Le mandorle, eccole qua. Ci mettiamo un goccino d'olio appena. Attenzione col sale, adesso ho messo poco di sale perché stanno pure i pomodorini secchi. Filtro l'olio, così si raffredda anche subito con un contenitore di ceramica, no? Abbiamo fatto un bell'olio al basilico, pazzesco. Copriamo, eccolo, e diamo una... Mettiamo un pezzo di cacio ricotta. Questo è un cacio ricotta di capra. Che cosa c'ha di speciale? È dolce. Tante volte sono proprio salate. La cacio ricotta si sente proprio il latte di capra, eh? Vai così. Aggiungiamo l'altro olio. Adesso questo qua si è raffreddato ed è perfetto. Quello aromatizzato al basilico. Mettiamo la pasta, acqua in piena ebollizione. A me però tutta sta roba frullata non è che mi sconfinfera tanto, mi piace pure sentire qualcosa sotto i denti. Quindi che faccio? Prendo pomodorino secco e lo taglio a pezzi, così si vede quello che si stiamo a mangiare. La mandorla tostata, fatta così, sotto i denti la sentite? E come se la sentite? Qua come una volta, con l'insalatiera, vai. Scolate bene, poi casomai se c'è da aggiungere un po' d'acqua ce la aggiungiamo. Cominciamo con un cucchiaietto, vai. Questo casomai se va avanza o conservate, ma mettete dentro al freezer, capito? Ma non puoi capire il profumo. Non fatidirchi, mettetecelo, non fatidirchi, perché poi così mi rimane pure domani. Mettetelo. Guarda che colore, guarda che bella, ti aspetta. Ci metto un goccio d'acqua, vai, così. Guarda qua che crema, avevo mantecato pure così. Guarda qua, mamma mia. Poi, comunque ci mettiamo quello che ci siamo detti, no? La consistenza, i pomodorini secchi, un po' ovunque, poi le mandorle. E guardate qua che spettacolo. Oggi a Roma nevica anche la ricotta di capra, e l'olio al basilico, guardate. Ma l'applauso sai che lo faccio, non a me. Io non ho fatto niente, sono stato soltanto attento a non sprecare sta roba, a quelli che producono questi prodotti. Perché la cucina nostra italiana, che è semplice, sembra una stupidaggine, ma se non la fai con la roba buona, non riesce niente. Alla salute è la nostra, e all'amore. Oggi con la seppia faremo un grandissimo piatto, ve lo prometto. Ingredienti: i piselli freschissimi, vedete, col baccello, poi la seppia. Chi gli vuoi dire a sta seppia? Guarda che bella. Poi seppie pulite, il nero di seppia, il guanciale, cipolla fresca, l'aglio fresco, se fettuccine per dargli un po' più di sapore a sti piselli. Un pezzo di guanciale, ce l'avete tutti ormai a casa, non mettete più niente, insomma deludete,
mettete qua, accendo questa wok antiaderente, qua un goccetto d'olio ci vuole, non stiamo a fare la carbonara amatriciana, la gricia, quindi il goccetto d'olio qua ci vuole, così, poco 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 poco, questo suda e dà un sacco di sapore ai pisellini. Cipollotto, taglio un pezzettino così, proprio piccolo 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 piccolo, metto il cipollotto qui così facciamo stufare il guanciale col cipollotto. Quando è un po' stufato il guanciale aggiungiamo i piselli, così. Alle due strade, o scottarli e metterli dentro, oppure direttamente li mettete dentro. A me piace più così, si insaporiscono di più, non perdiamo niente, sta tutto qua dentro, guarda i piselli che saltano dappertutto. Aggiungo un po' d'acqua, così, ecco qua, e li facciamo cuocere. Prendiamo la seppia adesso, pulita, e la tagliamo. Allora, questa parte, la parte superiore, la testa, la tagliamo a listarelle, no? A fettine, si devono sciogliere in bocca, ok? Le teste così, sottilissime, le facciamo. Questa è una ricetta fighissima perché con soltanto l'unico ingrediente che dovete comprare fresco, oltre ai piselli, è la seppia. Con la seppia la dividete in 3 parti, quindi la testa, i tentacoli e l'interiora. Così riuscite a fare un bel piatto completo e pure figo. Nei piselli, appena spicca il bollore, mettete un po' di sale e di pepe nero macinato al momento, mi raccomando, non con la polveretta già comprata. Mescolatina, così. I tentacoli è la parte un po' più duretta, no? Da cucinare, quindi andranno cotti prima. Quindi tolgo questa parte qui dura e poi i tentacoli li tagliamo in questa maniera, così. E rimarranno divisi dal resto della seppia. Divido in 2, quindi metto qui tutte le fettuccine, diciamo, di seppia, qui i tentacoli, guardate, così. Guanciale ha fatto il suo lavoro, vedete come ha fatto? Abbiamo fatto tipo un brodo di guanciale, questa è insaporita, dà un sapore che non finisce mai. E adesso metto tutto qua dentro, così. Frulliamo al volo, velocemente. Un po' d'olio di quello buono. Adesso sentirete pure il rumore, sarà differente. Non sentirete più le buccette, non c'è bisogno di passarla questa crema. Un dolce. Nella casseruola dei piselli, un filo d'olio perché abbiamo la padella antiaderente. Non le girate, fate le cose con calma. Con calma. Non le muovete, non ci provate. Qua non c'è montaggio, il tempo di cottura fatto, non lo girate, guardate, così, vedete? Così. Adesso gli do un'insaporita un po' così e le metto qua dentro. Poi rappoggio la padella qui, un altro goccetto d'olio, l'aglio fresco e lo metto qua dentro, e qui ci sono i tentacoli, vedete? E questi dobbiamo farli cuocere un pochino di più. Ma qua è una questione dei gusti. Per me questa qua è pronta, è cotto. Dopo 5 minuti è cotto, pure i tentacoli. Non li andate a stracuocere, perché poi diventano... Dovete superare mezz'ora di cottura, dovete riempirli d'acqua e cuocerli ancora di più. Quindi a questo punto io mi fermerei. Io che faccio? Svuoto adesso, così vi faccio vedere che abbiamo usato tutto dalla seppia. Svuoto il nero qui dentro, vedete come è fatto? Così. Svuoto, ecco qua, vedete? Così, io butto pure dentro questo, tanto è tutto buono. Vedete, guardate, così e diventa nero. Guardate, così. E poi caliamo queste belle fettuccine, via. Tolgo l'aglio fresco, che lo voglio usare come guarnizione anche. Gli do una sciacquatina, tanto le fettuccine devo far nere. Poi prendo la pasta, le fettuccine e le metto qua dentro. Guardate che belle, guardate che spettacolo. Nessun grasso da aggiungere. Andate con l'acqua di cottura. E adesso ci divertiamo un po'. Guardate che colori. Se ancora è calda la crema di piselli, versate la crema di piselli sul fondo del piatto, così. Allora, non siete obbligati a farla nera, perché ci sta qualcuno che non piace il nero di seppia. Come colore, no come sapore, perché il nero di seppia poi non c'ha sapore vero e proprio. Eccolo qua, così, al centro. Eccola qua, le seppioline. Poi ecco, tutte queste tagliatelle di seppia, dovete godere qua dovete proprio impazzire. Poi l'aglio che vi ho detto, devo utilizzarlo di nuovo. Eccolo qui, perfetto. Un filo d'olio che mettiamo qua intorno, che fa il segno, vedi? Disegna. Grattate di pepe. Ecco, una seppiolina. Avete visto che abbiamo fatto? Non mi sono inventato niente, seppie piselli si è sempre mangiato. Oh,
mi raccomando, commentate e poi iscrivetevi, vi sto aspettando. Alla salute, alla nostra. Dobbiamo fare un piatto di pasta semplice, veloce, che ci soddisfa, che ci fa sentire bene. Tonnetto del Mediterraneo. Poi abbiamo l'aglio fresco, i datterini, il pecorino romano, abbiamo i pinoli, abbiamo la rucola fresca, abbiamo i tonnarelli, acqua e farina e l'olio delicate di Giorgio Franci. Tagliamo subito i pomodori, coltello a seghetta. Se sono troppo grossi li tagliamo così in 4 parti. Uno spicchietto d'aglio. Lo posso pure, guarda, soltanto schiacciare così, ecco, lo mettiamo qui, così come fa mia madre. E ora piano piano facciamo insaporire. Quando l'aglio incomincia a rosolare, buttiamo i pomodori. Rucola, un trucco, sgrullatela. Non accumulate troppa acqua, dovete un po' asciugarla, perché serve un po' asciutta, ok? Non bagnata. Carichiamo qua il nostro contenitore, bello. Mi gratto un po' di pecorino, non lo metto a pezzettoni grossi perché sennò mi fa fatica il frullatore, invece lo devo aiutare il frullatore. Ecco qui, buttiamo i pomodori, buttiamoli in questa maniera, guardate, dalla parte tagliata, così subito sentite un profumo fantastico, un po' di sale, guardate la salsetta che lasciano. E non potete capire il profumo che ci sta. Un po' di pepe e questi sono pronti. Recuperate tutto l'olietto, che questo veramente è un bene prezioso. Abbiamo parlato tanto di acqua per non consumarla, quindi che facciamo? Con un pezzo di carta puliamo la padella, eccola qua, e mettiamo a tostare i pinoli. Leggermente tostati, stop, quindi li metto qua dentro, un goccetto d'olio, ecco qua, ci vuole l'olio, e poi vedete, se serve ne aggiungiamo un altro. Guarda che bello, guardate il colore che sta a venire, bello. Questa è pure un'idea per questo pesto, lo può congelare. Capita che ci sia il fruttarolo vostro che ha una rughetta pazzesca, ne comprate un po' di più, vi fate fare prezzo buono e ve lo fate a casa e ve lo mettete ve lo congelate un pochetto, no? Adesso si butta la pasta, tuffati, dai, fatti sto bagnetto, dai, poff, poff, poff. Dai, è il momento, la scolo direttamente entra in insalatiera, vi ricordate? Quindi ora stiamo a fare le paste che non si mantecano più dentro la padella, capito? Che fanno burbum, 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 il nostro suono, però riusciamo anche a farlo con l'insalatiera, il suono nostro dell'amore. Ora faccio sentire. Adesso il pesto. Senza esagerare, un po' alla volta mettetelo, un po' alla volta. Gli diamo una smozzarella, un goccetto d'acqua. Quando la vedete un po' asciutta, subito con l'acqua, non vi dovete stare a preoccupare, perché adesso dobbiamo un po' dargli un po' fastidio, come? Così, sentite? Due pomodorini ci mettiamo già in mezzo. Un po' d'olietto, guarda camera 1. Quando ci sta la pasta e il piatto fonda a morte sua, non mi dite cavolate, è un'altra storia, ti fa più effetto, ti senti un po' più a casa, ti senti più amato quando c'è il piatto fondo. Mazza, sono belli sti tonnarelli, vai, guarda che sono belli, guarda qua sta cremetta. Ma mi sto a sentire male solo io oppure voi? Ditemi un po', un attimo, mi scrivete se vi state a sentire male mentre sto impiattando. Allora, dovete scrivere nei commenti, mi sento male pure io quando sta impiattate Max. E poi, un'altra cosa seria, lo sapete quello che vi sto chiedendo? Lo sapete? Provate un po' a indovinare. Mi dovete scrivere, dobbiamo diventare proprio una vera e propria community, capito? Dobbiamo essere differenti noi, che ci piace mangiare, ci piace divertirsi, ci piace amare le persone. Quindi iscrivetevi sul mio canale YouTube, Chef Max Mariola, se non vi ricordate, ve lo ricordo io. Mo' il tonno è una cosa seria, quindi lo mettiamo. Guardate che pezzettone. Io proprio, qua è pure un peccato romperlo, faccio così. Guardate, così. Pezzettino così. Quindi abbiamo qua tutto. Guardate come si sfoglia, guarda che roba. Guardate che spettacolo,
Oh, state a vedere. Basta, questo qua lo mangiamo. Ah. Buono, da morire. Mo lo so, già qualcuno devo dire, è il tonno, il pecorino sul tonno. Mangiate sta pasta, poi me lo dici. Qualcuno pensa, no, che te sta mangiando? Mi sto mangiando un capolavoro, fatto dalla natura, con la roba tutta nostra. Viva l'Italia, un abbraccio.